Ciao a tutti di nuovo. Bentornati sul mio canale, il posto dove cerchiamo di affrontare la vita con un pizzico di leggerezza e tanta consapevolezza. Sono strafelice di ritrovarvi oggi per approfondire un tema che mi sta particolarmente a cuore, letteralmente. Come state? Spero che la giornata vi sorrida e che siate pronti per questa immersione nel mondo del cuore, un organo che troppo spesso diamo per scontato ma che merita tutta la nostra attenzione e amore. Come avrete capito dal titolo, oggi esploreremo come amare il nostro cuore, e non solo in senso romantico, come vi accennavo. Dimentichiamoci per un attimo San Valentino e concentriamoci su un amore più profondo. Un amore verso noi stessi che si manifesta attraverso la cura di questo incredibile motore che ci tiene in vita. Preparatevi perché andremo a fondo, sviscerando consigli pratici, spunti inaspettati e qualche riflessione che spero possa accendere una lampadina nella vostra mente. Ma prima di tuffarci a capofitto, ecco il piccolo rituale che ormai conoscete bene, se siete nuovi qui, o se siete tra quelli che guardano i miei video ma non hanno ancora cliccato quel magico pulsante iscriviti, vi invito a farlo ora. È un piccolo gesto che per voi non costa nulla, ma per me significa tantissimo. Attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati sui nuovi contenuti e non vi perderete neanche un video. Prometto che continuerò a impegnarmi per offrirvi contenuti sempre più interessanti e utili, che vi facciano sorridere, riflettere e, perché no, anche migliorare la vostra vita. E se il video di oggi vi piacerà, lasciate un bel like. Un like è come un abbraccio virtuale, mi fa capire che l'argomento vi interessa e mi spinge a creare contenuti sempre migliori. Ok, promesse fatte, campanelle suonate, like in attesa, possiamo finalmente iniziare. Quando pensiamo all'amore, come dicevo, la nostra mente vola subito verso la sfera romantica, il partner, la famiglia, gli amici. Ma spesso, presi dalla frenesia della vita quotidiana, ci dimentichiamo dell'amore più importante di tutti, l'amore per noi stessi. E questo include, naturalmente, l'amore per il nostro corpo, per ogni singolo organo che lo compone e, in particolare, per il nostro cuore. Il cuore è un vero e proprio capolavoro della natura, un muscolo incredibile che lavora instancabilmente da quando siamo nel grembo materno fino all'ultimo giorno della nostra vita. Pensateci, batte ininterrottamente, giorno e notte, senza mai chiedere una pausa, senza mai lamentarsi. È il responsabile della circolazione sanguigna, il sistema che trasporta ossigeno e nutrienti a ogni singola cellula del nostro corpo. È un vero e proprio motore, una macchina perfetta, eppure, troppo spesso, lo diamo per scontato, lo trascuriamo, lo maltrattiamo. Ma come possiamo dimostrare al nostro cuore che gli vogliamo bene, che siamo grati per il suo instancabile lavoro? Beh, ci sono tanti modi, alcuni più ovvi, altri un po' meno. Partiamo da quelli più conosciuti, quelli che probabilmente avrete già sentito 1000 volte, ma che non per questo sono meno importanti. Ovviamente, una dieta sana ed equilibrata è fondamentale. Lo so, lo sentite dire ovunque, dai medici ai nutrizionisti, dalle riviste di salute ai programmi televisivi. Ma è la verità, non ci sono alternative. Il cibo che mangiamo è il carburante che alimenta il nostro corpo, e se diamo al nostro cuore un carburante di scarsa qualità, è inevitabile che a lungo andare ne risenta. Evitiamo quindi cibi troppo grassi, troppo salati, troppo zuccherati. Cerchiamo di ridurre al minimo il consumo di alimenti trasformati, pieni di conservanti e additivi artificiali. Privilegiamo invece frutta e verdura fresche di stagione, cereali integrali, legumi, pesce, carni bianche. La classica dieta mediterranea, ricca di fibre, antiossidanti e grassi buoni, è un ottimo punto di partenza. Non serve diventare dei fanatici, un piccolo strappo alla regola ogni tanto non fa male a nessuno. L'importante è mantenere un equilibrio generale, ascoltare il nostro corpo e nutrirlo con consapevolezza. Poi, l'attività fisica. Anche qui, non serve diventare degli atleti olimpici. Non dobbiamo per forza iscriverci in palestra e passare ore a sollevare pesi o a correre sul tapis roulant. Basta anche solo una passeggiata di mezz'ora al giorno, fare le scale invece di prendere l'ascensore, andare in bicicletta per fare la spesa, ballare a casa mentre ascoltiamo la nostra musica preferita. L'importante è muoversi, far lavorare il cuore, stimolare la circolazione. L'attività fisica, oltre a far bene al cuore, fa bene anche all'umore, riduce lo stress, migliora la qualità del sonno, rafforza le ossa e i muscoli. Insomma, è un vero e proprio toccasana per tutto il nostro organismo, un vero e proprio elisir di lunga vita.
E poi, smettere di fumare. Lo so, è difficile. Per molti è una vera e propria dipendenza. Ma è una delle cose migliori che possiate fare per la vostra salute, e soprattutto, TTO per la salute del vostro cuore. Il fumo danneggia le arterie, aumenta la pressione sanguigna, favorisce la formazione di coaguli, aumenta il rischio di infarto e ictus. Insomma, è un vero e proprio veleno per il cuore, una bomba a orologeria che può scoppiare da un momento all'altro. Se siete fumatori, cercate aiuto, parlate con il vostro medico, provate con i cerotti o le sigarette elettroniche, ma non arrendetevi. La vostra salute e il vostro cuore ve ne saranno grati. Questi sono i consigli più comuni, quelli che probabilmente avrete già sentito 1000 volte. Ma ora arriviamo alla parte un po' inaspettata, ai consigli che forse non vi aspetterete, ma che sono altrettanto importanti per la salute del nostro cuore. Sapete che lo stress è uno dei nemici più grandi del cuore? Quando siamo stressati, il nostro corpo rilascia ormoni come il cortisolo e l'adrenalina, che aumentano la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Lo stress cronico, quello che ci accompagna giorno dopo giorno, può danneggiare il cuore nel lungo periodo, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari. Quindi, imparare a gestire lo stress è fondamentale per proteggere il nostro cuore. Ma come si fa? Beh, non esiste una ricetta magica. Ognuno deve trovare il metodo più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile di vita. Alcuni trovano beneficio nella meditazione, nello yoga, nella mindfulness, pratiche che aiutano a calmare la mente e a ridurre la tensione muscolare. Altri preferiscono dedicarsi a un hobby, passare del tempo con gli amici, leggere un libro, ascoltare musica, fare una passeggiata nella natura. L'importante è trovare qualcosa che ci aiuti a rilassarci, a staccare la spina, a liberare la mente dai pensieri negativi. E qui arriviamo al punto cruciale, l'importanza delle emozioni positive. Sapete che le emozioni positive, come la gioia, la gratitudine, l'amore, la compassione, hanno un effetto benefico sul cuore? Riducono la pressione sanguigna, rafforzano il sistema immunitario, proteggono dalle malattie cardiovascolari. Studi scientifici hanno dimostrato che le persone che provano emozioni positive tendono a vivere più a lungo e in salute. Quindi, cercate di coltivare le emozioni positive nella vostra vita. Circondatevi di persone che vi fanno stare bene, che vi sostengono, che vi fanno ridere. Fate attività che vi appassionano, che vi danno energia, che vi fanno sentire vivi. Concentratevi sulle cose belle della vita, anche quelle piccole, apparentemente insignificanti. Siate grati per quello che avete, per la vostra salute, per la vostra famiglia, per i vostri amici. Sembra una banalità, ma fa davvero la differenza. E poi, un consiglio un po' controcorrente, ridete. Sì, ridere fa bene al cuore. Quando ridiamo, il nostro corpo rilascia endorfine, sostanze chimiche naturali che hanno un effetto antidolorifico e antistress. Ridere abbassa la pressione sanguigna, migliora la circolazione, rafforza il sistema immunitario. Quindi, guardate una commedia, leggete un libro divertente, passate del tempo con amici che vi fanno ridere. Insomma, cercate di aggiungere un po' di allegria alla vostra vita, di non prendervi troppo sul serio, di affrontare le difficoltà con un sorriso. E un altro consiglio che forse vi sorprenderà: dormite. Il sonno è fondamentale per la salute del cuore. Quando dormiamo, il nostro corpo si riposa, si rigenera, si ripara. La mancanza di sonno può aumentare la pressione sanguigna, il rischio di malattie cardiovascolari, il rischio di obesità, il rischio di diabete. Quindi, cercate di dormire almeno 7 a 8 ore a notte. Create una routine del sonno. Evitate caffeina e alcol prima di andare a letto. Assicuratevi che la vostra camera da letto sia buia, silenziosa e fresca. E infine, un consiglio che forse è il più importante di tutti: amatevi. Amate il vostro corpo, amate la vostra mente, amate la vostra anima. Accettatevi per quello che siete, con i vostri pregi e i vostri difetti. Perdonatevi per i vostri errori, imparate dalle vostre esperienze. Siate gentili con voi stessi, siate compassionevoli. Ricordatevi che siete unici e speciali, e che meritate di essere amati. Quando ci amiamo, ci prendiamo cura di noi stessi in tutti i sensi. Ci alimentiamo in modo sano, facciamo attività fisica, dormiamo a sufficienza, gestiamo lo stress, coltiviamo le emozioni positive. E tutto questo ha un effetto benefico sul nostro cuore. Quindi, amate il vostro cuore, non solo a parole, ma con i fatti. Prendetevi cura di lui, nutrite lui, coccolate lui.
E lui vi ringrazierà con una vita lunga e sana. E ricordatevi, l'amore per il nostro cuore è un investimento per il futuro, un regalo che facciamo a noi stessi e alle persone che amiamo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato qualche spunto interessante. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato dell'importanza di una dieta sana, dell'attività fisica, di smettere di fumare, di gestire lo stress, di coltivare le emozioni positive, di ridere, di dormire a sufficienza e, soprattutto, di amarci. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia stato utile e che vi abbia dato qualche idea su come prendervi cura del vostro cuore. Adesso tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, se avete altri consigli da aggiungere, se avete delle domande. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like. Condividetelo con i vostri amici, con i vostri familiari, con chiunque pensiate possa essere interessato. E se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito. Attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video. Grazie ancora per il vostro supporto, vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. E ricordatevi, amate il vostro cuore, e lui vi amerà per sempre.